3, 2, 1, go! Ciao a tutti, io sono Riccardo e vi do il bentornati per un nuovo appuntamento sul mio canale YouTube Uramariki Professione Nerd. Il protagonista del video di oggi sarà un coniglio, ma non si tratta di Bugs Bunny che potete vedere stampato sulla mia felpa. Parleremo invece del Bianconiglio, personaggio secondario del classico Disney del 1951 Alice nel Paese delle Meraviglie. Questo buffo animale è l'ambasciatore della Regina di Cuori ed è colui che involontariamente conduce Alice a Wonderland. Mi verrebbe da dire che il Bianconiglio è il mio spirito guida perché anch'io come lui sono perennemente in ritardo agli appuntamenti. Ora comunque vi do un'anteprima della statuina di cui sto per fare l'unboxing. Anche stavolta si tratta di una SFC Super Figure Collection di Abi Style Studio. Vi ricordo che per la stessa linea trovate già sul mio canale YouTube i video di Jack Skellington e di Sally tratti da The Nightmare Before Christmas e di Mickey Mouse e Minnie Mouse. A questo punto passiamo direttamente all'unboxing e ci ritroviamo poi al termine del video come sempre per i saluti finali. A tra poco! Come sempre comincio mostrandovi brevemente la scatola lato per lato. Sul fronte, che abbiamo già intravisto nel segmento precedente, troviamo il logo della casa produttrice, il nome della linea, il titolo del film e il nome del personaggio. Sull'angolo in alto a destra notiamo inoltre il numero identificativo della statuina, in questo caso 26. Questo è il lato destro. Passiamo al lato posteriore. Sul lato sinistro ci viene proposta una graziosa illustrazione del Bianconiglio vestito in borghese con panciotto e papillon. Ovviamente non poteva mancare anche l'orologio. Il lato superiore, dove troviamo soltanto il logo Disney Classics. E infine il fondo della scatola, dove possiamo leggere le avvertenze. E ora spacchettiamo la box. All'interno della scatola si trova un piccolo opuscolo che ci illustra altre uscite sempre per la linea Super Figure Collection. Tra queste Jack Skellington e Sally tratti da The Nightmare Before Christmas, di cui potete già vedere l'unboxing sul canale. Cercate nella playlist The Walt Disney Company. Anche stavolta la statuina si presenta ben protetta all'interno di un secondo involucro in plastica rigida. Ed ecco l'aspetto che avrà questa Super Figure Collection di Bianconiglio. È stato rappresentato in una posa un po' buffa, sembra sorpreso oppure spaventato. Incollata alla basetta troviamo una specie di targhetta con la scritta "Sono in ritardo", una frase che gli sentiamo più volte ripetere nel film. Adesso però guardiamolo a 360 gradi. Da questa prospettiva osserviamo meglio l'elemento paesaggistico di questo diorama. È un semplice cartoncino che riproduce l'orologio da taschino appoggiato su un cespuglio d'erba e che va inserito direttamente nella basetta in questo modo. Potreste anche scegliere di esporre la figure senza questo elemento, ma io vi consiglio di utilizzarlo perché altrimenti il diorama sembra un po' spoglio. Che dire, mi sembra una scultura semplice ma fedele al design del personaggio e curata nei dettagli. Scopriamo adesso quanto è alta. Mi sembra che con la punta delle orecchie tocchi i 10 cm. Per darvi un metro di paragone, vediamo adesso Bianconiglio confrontato con le altre Super Figure Collection di cui ho già fatto l'unboxing sul canale. Iniziando con Topolino e Minnie possiamo notare che lo stile della basetta è molto simile a quella di Bianconiglio, ma preferisco sicuramente quest'ultima perché la trovo più personalizzata. Passando al confronto con le statuine di Jack e di Sally, è evidente che le basette dei due personaggi tratti da The Nightmare Before Christmas sono molto più elaborate rispetto a quella di Bianconiglio. Vi segnalo però che quest'ultimo costa circa 10 euro in meno rispetto agli altri due personaggi.
ed è arrivato il momento di dare un po' di voti. Per la categoria somiglianza al personaggio il mio voto è 10. I lineamenti di Bianconiglio sono stati fedelmente scolpiti. Per la categoria colorazione il mio voto è 7. La pittura è stata stesa in modo uniforme, non ci sono effetti di chiaroscuro ma non ho riscontrato nemmeno errori o imprecisioni. Anche per la categoria basetta di supporto il mio voto è 7. L'ho preferita rispetto a quella di Topolino e Minnie perché l'ho trovata meno anonima. Per la categoria posa il mio voto è 8. Mi è piaciuta, l'ho trovata abbastanza dinamica. Infine per la categoria rapporto qualità-prezzo il mio voto è 7. Questa scultura di Bianconiglio si trova tranquillamente presso qualsiasi rivenditore ad un prezzo che oscilla tra i 25 e i 30 euro. Facendo due conti, la valutazione finale che porta a casa questa Super Figure Collection è di 7.8, un risultato più che dignitoso. Ben ritrovati, se vi è piaciuto questo nuovo video a tema Disney vi chiedo di mettere un pollice in su, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti che pubblicherò e di condividere il video su tutti i vostri social. Vi chiedo inoltre se vi va di iniziare a seguirmi anche sulle mie pagine Instagram e Facebook dove mi trovate sempre con il nickname Uramariki Professional Nerd. Anche per oggi ho concluso, vi ringrazio e vi do appuntamento al mio prossimo video. Ciao ragazzi, passo e chiudo!